Nell'episodio di oggi volevo parlare dei pronomi italiani. Nello specifico volevo fare alcuni esercizi con i pronomi diretti, i pronomi indiretti e i pronomi combinati. Ci concentreremo in particolare sui pronomi combinati ielo, iela, ieli, iele. I pronomi combinati sono molto interessanti perché rappresentano l'unione tra un pronome diretto e un pronome indiretto. In generale ho notato che questi pronomi sono molto difficili per chi ha imparato l'italiano come lingua straniera. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli e che qui trovi la trascrizione e il file audio. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima frase. La frase è questa. Roberto mi offre sempre il caffè al bar. Io non glielo offro mai perché sono tirchio. Le parole di queste due frasi probabilmente le conoscete tutte. Forse l'unica parola che non conoscete è tirchio. Un tirchio è una persona a cui non piace spendere. A cui questa intonazione è strana, cazzo. Un tirchio è una persona a cui non piace spendere. Non perché non abbia i soldi, ma perché proprio odia spendere. Diciamo che questa parola esprime un giudizio negativo. Tirchio è una variante informale e colloquiale della parola avaro, che probabilmente conoscete. In ogni caso, quello che ci interessa sono i pronomi. Nella prima frase abbiamo il pronome personale mi. In questa frase mi indica un complemento indiretto e va interpretato come a me. Quindi mi offre il caffè va interpretato come offre a me il caffè. Il caffè è il complemento oggetto, mentre mi è il complemento di termine del verbo offrire. A chi offre il caffè Roberto? A me. A chi offre il caffè Roberto? A me. Ma vediamo la seconda frase, che è molto più interessante. In questa frase abbiamo il pronome io, che è il soggetto. Poi abbiamo il pronome combinato ielo. Mi raccomando, non fate come Italo Calvino, che scriveva ie spazio lo. Ielo si scrive tutto attaccato. Per qualche strano motivo Italo Calvino scriveva ie spazio lo. In realtà la forma corretta è ielo tutto attaccato. Cosa significa ielo? Significa a lui lo. Ielo è la fusione del pronome indiretto gli con il pronome diretto lo. La prima parte del pronome ielo indica il complemento di termine, cioè la persona a cui offro questa cosa, anzi, a cui non offro questa cosa. La seconda parte del pronome ielo, invece, indica il complemento oggetto, cioè cosa offro, anzi, cosa non offro. La frase io non glielo offro mai va interpretata come io a lui non offro mai questa cosa. Invece di dire io non glielo offro mai, potrei dire io non gli offro mai il caffè. In questo caso ho usato un pronome per il complemento indiretto gli e poi ho esplicitato il complemento oggetto usando il sostantivo caffè. Invece di dire così, io potrei dire io a lui non lo offro mai. In questo caso non ho usato il pronome combinato glielo, ma ho tenuto i due pronomi separati. In alternativa potrei anche dire io a lui non offro mai il caffè.
Io non gli offro mai caffè. Però in ogni caso la variante con ielo è più naturale e scorrevole. Una cosa interessante del pronome combinato ielo è che si può usare anche con i soggetti femminili e con i soggetti plurali. Per esempio, io posso dire: Laura mi offre sempre il caffè al bar. Io non glielo offro mai. In questo caso la prima parte del pronome je va interpretata come a lei, mentre la seconda parte, lo, indica il complemento oggetto e sta per il caffè. Invece di dire così, io potrei dire: io non le offro mai il caffè. Oppure: io a lei non lo offro mai. Oppure: io a lei non offro mai il caffè. Ti faccio un esempio con un soggetto plurale. Roberto e Laura mi offrono sempre il caffè. Io non glielo offro mai. In questo caso la parte je del pronome va interpretata come a loro, mentre la parte lo indica il complemento oggetto, cioè il caffè. Invece di dire così, io potrei dire: io non gli offro mai il caffè. Oppure: io a loro non lo offro mai. Oppure: io a loro non offro mai il caffè. Se però il complemento oggetto è un sostantivo femminile, non posso usare il pronome ielo, ma devo usare il pronome iela. Per esempio: Roberto mi offre sempre la brioche al bar. Io non gliela offro mai. Cosa significa non gliela offro mai? Io non gli offro mai la brioche. Oppure: io a lui non la offro mai. Oppure: io a lui non offro mai la brioche. Il pronome iela si può usare anche con i soggetti femminili e con i soggetti plurali. Per esempio: Laura mi offre sempre la brioche. Io non gliela offro mai. La parte je indica il complemento indiretto, in particolare il complemento di termine, e in questo caso va interpretata come a lei. Ti faccio un esempio con un soggetto plurale. Roberto e Laura mi offrono sempre la brioche. Io non gliela offro mai. La prima parte del pronome indica il complemento di termine, quindi la persona a cui viene offerta la brioche, o meglio, a cui non viene offerta la brioche, e in questo caso va interpretata come a loro. In sostanza il pronome iela si compone di due parti. La parte je, che può significare a lui, a lei oppure a loro, e la parte la, che indica il complemento oggetto e sostituisce un sostantivo femminile singolare. Se il complemento oggetto è un sostantivo plurale, bisogna usare il pronome ieli, che funziona in modo analogo. Per esempio: Roberto mi offre sempre il caffè e la brioche. Io non glieli offro mai. In questo caso ho usato ieli perché il complemento oggetto è plurale. Cosa offro a Roberto? Anzi, cosa non offro a Roberto? Il caffè e la brioche. Invece di dire così, io potrei dire: io non gli offro mai il caffè e la brioche. Oppure: io a lui non li offro mai. Oppure: io a lui non offro mai il caffè e la brioche. Se il complemento oggetto è un sostantivo femminile plurale, bisogna usare il pronome iele. Per esempio: non ho ancora inviato le foto a Davide.
Gliele invierò domani. Cosa significa gliele invierò? Significa le invierò a lui. Invece di dire così, io potrei dire: domani gli invierò le foto. Oppure: gli invierò le foto domani. Se il complemento di termine è femminile o plurale, si usa comunque gliele. Per esempio: non ho ancora inviato le foto a Cristina. Gliele invierò domani. Oppure: non ho ancora inviato le foto a Daniele e Davide. Gliele invierò domani. Io finora ho fatto soltanto degli esempi con la prima persona singolare. Cazzo di intonazione. Io finora ho fatto degli esempi soltanto con la prima persona singolare, cioè io. In realtà i pronomi combinati glielo, gliela, glieli, gliele si possono usare con tutte le persone. Ti faccio alcuni esempi con il pronome glielo. Roberto ti offre sempre il caffè. Tu non glielo offri mai. Roberto offre sempre il caffè a Laura. Lei non glielo offre mai. Roberto ci offre sempre il caffè. Noi non glielo offriamo mai. Laura vi offre sempre il caffè. Voi non glielo offrite mai. Elisa offre sempre il caffè a Davide e Daniele. Loro non glielo offrono mai. Ti faccio alcuni esempi con il pronome gliela. Roberto ti offre sempre la brioche. Tu non gliela offri mai. Roberto offre sempre la brioche a Laura. Lei non gliela offre mai. Roberto ci offre sempre la brioche. Noi non gliela offriamo mai. Laura vi offre sempre la brioche. Voi non gliela offrite mai. Elisa offre sempre la brioche a Davide e Daniele. Loro non gliela offrono mai. Lo stesso discorso vale per i pronomi glieli e gliele. Anche questi pronomi si possono usare con le altre persone. Evito di fare altri esempi perché penso che sia chiaro. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete delle domande, lasciatele pure nei commenti qui sotto. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad abbonarvi qui o su Patreon per accedere a dei benefici extra. Nel frattempo, qui vi lascio un altro video che vi consiglio di guardare. Mi raccomando, dategli un'occhiata.